Ma abbiamo visto che soprattutto per economia sociale e solidale si intende un nuovo modello di sviluppo che mette al centro la sostenibilità sociale, culturale, economica e la solidarietà tra le persone che ne fanno parte. L'Emilia-Romagna è sicuramente una regione italiana molto ricca di esperienze di economia sociale e solidale e tutte le esperienze che abbiamo mappato, incontrato e conosciuto hanno delle particolarità molto diverse. Per esempio Arvaia l'abbiamo scelta come una best practice per la regione Emilia-Romagna perché è una cooperativa di consumatori e produttori che si basa proprio sulla condivisione di un bene comune che è quello della terra e quindi il concetto di comunità è molto forte e per noi economia sociale e solidale significa anche questo, cioè rafforzare il capitale sociale di un territorio. Arvaia è nata nel 2013, all'inizio del 2013. Formalmente è una cooperativa, una società cooperativa agricola. Di fatto, ed è quello che vorremmo essere noi, è una CSA, una comunità che supporta l'agricoltura. Quindi è un meccanismo diverso, con molti soci come può avere una cooperativa, però è una realtà in cui ogni socio ha come dire, un pezzettino delle responsabilità che normalmente i soci non hanno. Insomma. I soci finanziano l'attività agricola, non acquistano le verdure. Quindi la quota, diciamo, in denaro che mettono all'inizio di ogni anno serve a finanziare l'attività agricola e poi noi dividiamo tutto quello che viene prodotto. Ecco, questo è il meccanismo che racchiude un po' la CSA. E i soci, diciamo che di questi poi una parte ha anche una funzione, un ruolo particolare perché viene a dare il proprio aiuto in campo e quindi su una serie di persone ci contiamo quasi ormai, nel senso che persone che hanno il tempo, magari la disponibilità e si prendono l'impegno e c'è chi viene tutti i martedì, tutti i venerdì per la raccolta. Gli altri si fanno delle chiamate speciali per raccogliere qualcosa, per raccogliere le zucche, per montare la rete contro le lepri e il giorno prestabilito la gente viene in numero sempre più che sufficiente, insomma. Quindi c'è proprio un meccanismo di mutuo aiuto, insomma, no? Cioè non siamo da soli. Io supporto quello che è il progetto Arvaia, Parco Città di Campagna, semplicemente offrendo capacità manuali o la manodopera, senza presunzione di null'altro. Un'oretta quotidiana può essere fino ad arrivare a una giornata intera, tutto compatibilmente con la famiglia, gli impegni lavorativi o altro. E grazie alla formula del CSA, secondo me, è come dire, ancora più garantito il lavoro dell'agricoltore. Cioè, in questo modo non esiste quel rischio di impresa che si assume ogni persona nel coltivare e poi nel dover vendere, qui non esiste. Noi qui lavoriamo e coltiviamo per i soci, quindi tutto ciò che viene prodotto va poi ai soci. Il tuo lavoro, la tua attività è già finanziata. No? In questo modo secondo me è molto più semplice, è un modello che secondo me si dovrebbe proprio allargare, no? Dovrebbero nascerne molti di più. Vedo che anche tutti i produttori che fanno poi capo a campi aperti, no? Sono tutti produttori biologici, però vivono molto questa difficoltà del mercato, di avere lo sbocco, no? Dei propri prodotti, di organizzare il proprio lavoro in base alle esigenze di quelle che sono poi le vendite. Se hai dell'invenduto non sai che cosa fartene, quindi lo devi trasformare. C'è tutta una serie di meccanismi che ti complicano un po'. Secondo me questa è la formula perfetta. Credo che Arvaia possa riconoscersi in questa definizione di economia sociale e solidale perché è un po', come dire, il fine vero. Cioè, al di là del fornire verdura ora e frutta magari negli anni prossimi, si tratta di creare anche un senso di comunità tra le persone intanto che partecipano a questa attività, ma poi soprattutto di cercare di rendere disponibile del cibo sano e genuino
a quanta più gente possibile. Questa è la nostra mission, diciamo. Sono socia d'Arvaia da Super Giù quando è nata, questo terreno di fianco a Borgo Panigale, molto vicino anche a casa nostra, ci sembrava proprio uno spreco come era stato gestito dal comune, che insomma era arato e messo a erba medica, mentre è un tesoro per me, per il mio quartiere e per le opportunità che può dare. Quindi insomma mi sono fatta socia subito appena ho avuto i soldi da versare, diciamo che non sono tanti, però come economia da mia famiglia ci ho dovuto un attimo pensare, ma sono molto contenta di far parte di questa realtà. La cassetta che prendo ogni settimana dipende, cosa c'è dentro, dipende dalla stagione naturalmente, perché il bello d'Arvaia è che prendiamo e produciamo tutto qua e quindi quello che si può produrre nella stagione in cui siamo è quello che poi entra nella tua cassetta, e il quantitativo che è disponibile per ogni socio nella giornata di distribuzione dipende appunto dalle condizioni anche della produzione e anche dal posto e dal giorno in cui viene distribuita la verdura. Non sempre tutti i giorni hanno gli stessi prodotti.